Ciao, sono Alice. Oops, I did it again. Ho guardato di nuovo dei J-drama nonostante la mia intenzione espressa in passato di tenermici alla larga. E invece no, ci sono ricascata e ne ho guardato non uno ma due addirittura. Ve li vado a raccontare così per diletto reciproco. Allora, cominciamo dal primo che mi è piaciuto di meno. 10 puntate, entrambi hanno 10 puntate, che è una delle ragioni poi per cui mi ci sono impegolata. E la durata degli episodi è grosso modo sulla mezz'ora, quindi è un'esperienza visiva abbastanza snella, nel senso che i drammi sono brevi, le puntate sono brevi, quindi breve per breve uguale breve alla seconda. Non so come mai. Ah, avevo visto. Cos'è che avevo visto? Avevo visto la pubblicità su Instagram, allora ho detto, ma sì, dai, proviamo. E allora, partiamo dal primo, dicevo. Titolo The Blinded Kiss. Me moscio nel senso che la storia è di questa tizia che è una grandissima amante dei libri, cioè proprio la sua vita ruota attorno ai libri. È un'avida lettrice, lavora in una libreria e spende il suo tempo libero comprando e leggendo libri e non vuole sapere niente di nient'altro. E c'è solo che i suoi genitori decidono di trasferirsi in Malesia e quindi praticamente la estromettono dalla casa che mettono in vendita. E il suo grande cruccio è trovare una casa, un appartamento in cui trasferire appunto la sua mega libreria personale. Arriva questo tizio che è una sua conoscenza passata, innamorato di lei da non si sa che cosa, che la stalkera, insomma, a un certo punto non si capisce come, sì, no, si capisce come, le offre una stanza a un buon prezzo, la cui area della stanza appunto le permette di trasferire senza problemi appunto tutti i libri. E nel frattempo però comincia a tampinarla e farle delle avance che scadono, cioè non passano neanche per la via normale del corteggiamento, no? Cioè proprio passano subito direttamente alla casella stalker e tu ti farò innamorare di me e vedrai che vedrai. E vabbè, niente, lei dapprima cerca di sottrarsi e invece poi, ma a un certo punto gli sceneggiatori decidono che invece lei deve cedere, non si capisce perché non è che ci sia proprio un elemento scatenante o una maturazione o una improvvisa complicità che si crea tra i due. Lui cucina per lei che invece è incapace, pseudo incapace in realtà, è servizievole, però ripeto, c'è proprio uno stalker del tipo tu sarai mia, ma anche no magari. E niente, insomma, nel momento in cui lei cede a queste lusinghe, la trama diventa fondamentalmente una divisione equa di scene tra loro due che ciulano, lei che legge e le scene di lei al lavoro con queste due colleghe stordite che praticamente vogliono fare dei gossip sulla sua vita privata a tutti i costi. E poi a un certo punto si presenta un terzo incomodo che è un altro compagno delle superiori, perché i due protagonisti erano già compagni delle superiori, lui le aveva rubato un bacio prima di espatriare negli Stati Uniti, lei diceva questo, boh, vabbè. E arriva quest'altro che invece è sempre stato innamorato di lei, ma non si è mai dichiarato. E ovviamente il protagonista arruffa le penne perché vede un altro gallo nel suo pollaio. La cosa si risolve praticamente in nulla con questo terzo che viene tenuto lì, ma fondamentalmente non serve a niente. E basta, tutto si risolve con un finto dramma di un malessere della madre di lei che in realtà è niente all'episodio 9, che sembrerebbe, cioè, la svolta drammatica, la svolta tragica in questo dramma piattissimo,
E in realtà invece no, cioè rientra subito nel piattume perché questo grande dramma paventato in realtà è un'operazione di routine a cui la mamma non solo si deve sottoporre, cioè si è già sottoposta, proprio basta. E vabbè, c'è una proposta di matrimonio e vissero tutti felici e contenti, ciulando sui libri. Vabbè. E bah, me, cioè, moscio, non c'è proprio, non c'è del guizzo e poi c'è sempre questa eterna dinamica di lui che vuole imporre il suo amore a lei, sordo alla volontà del suo presunto oggetto d'amore, che va a svilire l'essenza stessa dell'amore, ok? Ma lo vuol far passare, cioè vuole far passare la pratica del possesso come se fosse una grande manifestazione d'amore, cioè spoiler, non lo è. A un certo punto lui esce fuori con questa frase infelice che io capisco, ecco, poi c'è sempre poi il gap della traduzione, quindi bisognerebbe vedere in lingua originale come è intesa, ma è tradotto in questo modo: io voglio dominarla, nel senso voglio proprio riempire tutti i suoi pensieri, il suo tempo, la sua essenza. Vabbè, bah. Me, ok, discutibile riserve e la chiudiamo qua. L'altro invece che è un po' meglio, ma anche qua ci sono, diciamo, dei dettagli non proprio sorvolabili di arricciamento di naso. Parla di questa ragazza di una volta, cioè ragazza di una volta, 29 anni, vabbè, questa giovane donna 20-29 anni che fa la beauty consultant, ovvero allora, è la metà tra una commessa e una consulente per il trucco, appunto in un negozio di make-up, nella sezione make-up cosmetici di un grande magazzino. E è molto appassionata al suo lavoro, molto brava, si vede che proprio riesce a consigliare le clienti perché acquistino dei prodotti che le facciano sentire più belle, che le facciano sentire a proprio agio, che le aiutino a realizzare, cioè quello che vogliono con il proprio viso. E, e ripeto, si vede che proprio è molto molto portata per questo lavoro e lei si porta dietro questo trauma passato perché quando aveva 17 anni ha cercato di dichiararsi a un suo compagno delle superiori, appunto, che l'ha rifiutata in maniera bruttissima, del tipo: prima di dichiararti, e cito testualmente, dovresti fare qualcosa per la tua faccia. E, quando l'amica che è amica sua fin dalle superiori e quindi è stata con lei anche in questa circostanza di dichiarazione finita male, nella realtà presente, quindi quando entrambi hanno 29 anni, la porta a un appuntamento al buio, lei sbotta perché, diciamo, nonostante la sicurezza acquisita nella vita di tutti i giorni, lei per quanto riguarda l'approccio alle relazioni sentimentali è ancora un po' bloccata da questo episodio del passato e quindi mal sopporta le ingerenze dell'amica che invece vorrebbe spingerla ad aprirsi un po' di più. Amica che invece sembra cambiare fidanzato una volta alla settimana fondamentalmente. Allora va a casa dopo questo litigio e strappa questa foto in cui ci sono lei, l'amica, e alle spalle questo ragazzo di cui lei in un certo senso è ancora un po' invaghita perché non ha mai superato questo rifiuto. E si ritrova in una realtà parallela in cui lei è nel corpo di se stessa 17enne ma con la mentalità dei 29 anni e qui deve capire un attimino come sistemare le cose. E succedono dei vari episodi che la fanno avvicinare molto al ragazzo di cui si è invaghita, complice anche la sicurezza di se stessa 29enne.
a differenza invece di se stessa adolescente nella linea originale del tempo, che era molto chiusa, proprio timida, si riparava spesso dietro l'amica quando qualcuno le rivolgeva la parola e quindi di fatto non dava occasione a nessuno di avere un rapporto di qualsivoglia tipo con lei, perché appunto c'era anche proprio fisicamente questa tendenza ad escludere l'esterno, proprio queste spalle curve, questa testa china che rendono difficile proprio l'interazione. Invece con la mentalità, la testa dei 29 anni è molto più spigliata, molto più sicura di sé e vede certe dinamiche adolescenziali anche con una certa leggerezza dovuta appunto al tempo passato. E questo le dà modo anche di parlare col ragazzo in maniera molto più rilassata e di dirgli: ho capito che tu non vuoi creare false aspettative in queste ragazze che si dichiarano nei tuoi confronti, però c'è modo e modo di dire le cose, perché il tuo atteggiamento, le tue parole feriscono la gente e possono lasciare anche dei segni nel tempo, e lei stessa ne è una dimostrazione. E il ragazzo si avvicina sempre di più a lei e si forma, ecco, questa complicità, il cui problema fondamentale è che lei è nel corpo di 17enne ma con la testa di una 29enne e lui è un ragazzo di 17 anni. Ma gli sceneggiatori risolvono questa cosa perché dopo le prime battute in cui lei è molto sicura, nel momento in cui le cose tra i due ragazzi, nella coppia, si fanno un pochino più intense, lei subisce subito una regressione all'adolescenza e comincia un po' a perdere tutto lo smalto, diciamo, che ha acquisito con la maturazione e il raggiungimento dell'età adulta. E questo atteggiamento purtroppo si ritrova spesso nelle protagoniste femminili a prescindere dalla loro età e non è un punto a loro favore purtroppo. E, evolvendosi così le cose, però lei deve trovare comunque il modo di ritornare alla sua realtà, cioè a se stessa 29enne, con magari nuove conoscenze, cioè la conoscenza di nuovi dettagli rispetto alla sua situazione, alla situazione del ragazzo, alle circostanze che l'hanno portata a essere anche così, fra virgolette, sfortunata in amore, e si scoprono vari intrighi. E lei prende anche coscienza del fatto che non vuole rinunciare comunque all'esperienza dolorosa del rifiuto, perché quel rifiuto, dopo un iniziale momento di grandissimo sconforto, l'ha comunque aiutata a uscire dal guscio, a cercare di realizzarsi nella sua vita odierna, lavorativa, perché comunque lei ha acquisito poi più sicurezza di sé, perlomeno nelle relazioni, diciamo, di tutti i giorni, se non in quelle sentimentali. Però il suo atteggiamento anche verso il trucco, la sua passione per la cosmetica e per l'aiutare le altre persone, comunque sono tutte dettate dalla voglia di ritrovare se stessa dopo appunto l'esperienza brutta vissuta dal rifiuto appunto della persona che le piaceva. E, alla fine si appianano le cose e loro due, diciamo, si ritrovano nell'oggi in cui lei è tornata e intraprendono una relazione, perché comunque questa esperienza di realtà parallela in qualche modo subconscio fa parte dell'esperienza di entrambi, come solo i drammi riescono a spiegare. Allora, se stendiamo un velo pietoso sulla differenza di età, che è qualcosa che effettivamente fa molto storcere il naso e che, vi ripeto, viene proprio tappezzata, cioè gli viene messa una toppa, come vi ho spiegato, il dramma in realtà non è fatto male, perché anche la gestione del viaggio nel tempo barra realtà parallela è spiegato secondo canoni abbastanza logici. Anche i personaggi comunque hanno un minimo di approfondimento, cioè non sono
mm, troppo stereotipati, ecco, e è comunque gradevole. Ehm, Si rendono conto comunque anche gli sceneggiatori che non è possibile reggere o portare avanti quest'idea di lui 17enne e lei 29enne da una parte perché è illegale, che non è esattamente proprio un dettaglio, cioè, per il semplice fatto che lui è minorenne. E dall'altra perché veramente c'è una persona di 29 anni e uno di 17, c'è cosa hanno in comune? E cioè, per quanto lei venga fatta mentalmente regredire a certi comportamenti stereotipati dell'adolescenza che un po' le appartenevano appunto quando lei era alle superiori e un po' rientrano in questa rappresentazione quasi macchiettistica del personaggio femminile che si deve sempre un po' schernire davanti all'oggetto dei suoi desideri. Ecco, per quanto vengano messe in atto questi stratagemmi, cioè la cosa non sta in piedi e oltretutto fa anche un po' rivoltare lo stomaco, diciamocelo. Però ecco, quindi cioè, le cose poi rientrano nei canoni della normalità con loro due che si rincontrano da adulti e finalmente possono stare insieme come si deve. E, ecco, tenendo conto appunto di questo punto un po' marcio, che però in questo caso è inserito all'interno della trama in maniera, se vogliamo, anche funzionale, cioè non è una cosa messa lì perché ci piaceva, è una cosa messa lì perché il personaggio femminile deve comunque fare un percorso e lo deve fare ripassando, fra virgolette, attraverso il suo trauma. E non ci ripassa perché il ragazzo appunto si innamora di lei e di questa sua nuova sicurezza e questo suo nuovo atteggiamento molto più rilassato, molto più a suo agio nel suo stesso corpo. E scoperto anche proprio lei come personaggio che tante cose di cui si preoccupava in realtà non erano, per tante cose di cui si preoccupava non valeva la pena di preoccuparsi. C'è in un certo senso lo sdoganamento di questa nuova accettazione di sé che porta poi alla conclusione, ecco. Quindi chiudiamo gli occhi su questa temporanea relazione 29-17 e, e aspettiamo il lieto fine in cui loro due a 29 anni si mettono insieme e vissero tutti felici e contenti e con i traumi del passato risolti. Allora, che devo dire di questi due J-drama? Allora, i drammi giapponesi si confermano non in cima alla lista delle mie preferenze. Entrambi questi sono meno peggio di quanto mi aspettassi, ecco. Ne ho visti di peggiori, ne ho visti proprio di... ne ho visti che mi hanno fatto rivoltare lo stomaco e non in maniera temporanea, ma in maniera proprio consistente, ecco, per il taglio dei personaggi, per il tipo di trama, per certi atteggiamenti che vengono fatti passare come comici, ma sono assolutamente inquietanti, soprattutto nel momento in cui il contesto in cui spesso il personaggio femminile è calato, perché poi la l'atteggiamento grande di sordità e di chiusura a quello che vuole il personaggio femminile sono quello che va per la maggiore, mentre il personaggio maschile fa spesso il bello e il cattivo tempo, il personaggio femminile è quello che subisce,
ma non subisce solo delle attenzioni non gradite da parte del personaggio maschile, ma è l'ambiente stesso in cui il personaggio femminile è inserito, la sua stessa famiglia, le sue stesse amicizie, i suoi stessi colleghi spesso che la spingono proprio nelle braccia, fra virgolette, del suo aguzzino, che è una cosa di una tristezza, ripeto, inquietante, perché è come se la volontà del personaggio femminile fosse in qualche modo calpestabile, fosse una volontà di serie B, ecco, come se una donna adulta o una ragazza anche, per carità, una donna, una ragazza barra donna, a prescindere dalla sua età, non solo adulta, non sapesse nemmeno lei cosa vuole per sé. E se non lo sa lei, come fanno gli altri a saperlo? Cioè, a volte ci si può sbagliare nelle proprie decisioni e nelle proprie scelte, però è un modo per imparare e per crescere. E la cosa diventa ancora più stridente quando il personaggio femminile è appunto in età adulta, ma non perché la cosa sia meno grave quando è una ragazza, è che diciamo la maturità anche che corrisponde a un'età che va dai 20 in su presuppone comunque una certa maturità, una certa responsabilità, una certa chiarezza a se stessi di quello che si vuole o di quello che non si vuole, senza nulla togliere però al fatto che questa cosa, cioè non è che se questo meccanismo viene messo in atto nei confronti di una ragazza giovane è meno grave, è ugualmente grave, perché comunque si calpesta la volontà di una persona semplicemente per il suo genere di appartenenza. Ma a maggior ragione quando ci si trova davanti a una persona adulta che quindi si presuppone essere in grado, grazie alla maturità, grazie all'esperienza, di fare le sue scelte, ma poi di fatto queste scelte vengono proprio ignorate, messe da parte a favore del personaggio maschile, che siccome è il personaggio maschile allora ha la volontà alfa, minchiata. E questa è una cosa che si trova molto forte nei drammi giapponesi, in cui ci sono questi personaggi maschili, ripeto, che fanno il bello e il cattivo tempo, che esprimono l'amore spesso in una maniera assolutamente malata, che ci viene venduta come il massimo del romanticismo, del tipo ti ignoro, ti tratto male perché in realtà ti amo. Cioè scusami, ma l'asilo dovresti averlo passato da un pezzo, cioè non siamo più... anzi dovremmo aver sorpassato quella mentalità per cui se ti do una sberla ti amo, perché se ti do una sberla da adulto non ti amo per niente, cioè mettiamocelo bene in testa. E quindi ecco, ne ho visti veramente di brutti. Questi tutto sommato sono abbastanza soft, non mi hanno fatto cambiare idea sui drammi giapponesi in generale, però non sono certo i peggiori della categoria. Li trovate, non so dove, vi metto il link qua sotto se lo trovo. Io li ho visti su Dramacool, che è la mia proprio, il mio punto di riferimento per vedere tutti i drammi di produzione asiatica, in cui però ci sono i sottotitoli in inglese e non in italiano. E direi che mi posso fermare per questa esperienza giappo e per oggi. Vi auguro quindi buona giornata e alla prossima. Ciao!